no Portuguese? English is better. Ouvido tudo português. So first of all, for our fantastic audience here and those who are watching through that, who's Jonas? Jonas. No, si fa così, stupenda gag. Jonas&Lander. Jonas&Lander, no, ma per loro lo dico, naturalmente. Allora, we had this first meeting again, because you were here already with this fantastic show with the little horses that we had 2 years ago, in a very difficult moment for the show in Italy, and coin-operated. And now you are presenting this sort of portfolio of your activity. How did you choose these 3 shows, the sequence, the idea that is behind it, because it's all very different. I would say, of course, the body is the main issue, but what we've seen yesterday is going to be very different from what they're going to see tomorrow with Battefado. There's at least one element that is connected with something that is going through the whole festival, which is the element of the animals. We've seen something yesterday, but I would like to know from you, how did you choose this way to present? Because this gives a perfect presentation to the audience of what you do as a whole of a company in what you've been doing in 10 years. Ho chiesto loro un po' come hanno costruito questa mini residenza, perché quello che abbiamo visto ieri è un aspetto, se lo avete visto, con lento e largo, è un aspetto della loro attività, ma fra oggi e domani ne vedrete altri 2 che sono molto diversi fra loro. C'è un elemento, almeno in un paio di spettacoli, l'elemento del corpo e del virtuosismo, il lavoro sul corpo è fondamentale, però c'è anche l'elemento, l'abbiamo visto in particolare ieri, della presenza animale. Questo è un aspetto, l'elemento animale, la natura, che continua a esserci in tutto il festival. Ma comunque, come hanno costruito questa piccola residenza? So, hello everyone. Actually, this is a celebration of 10 years that we are doing. That's why we are presenting the first and the last piece. And the piece of yesterday, it's a middle one. So it's like a small retrospective. And actually, we started our path here in Italy, in Napoli. The piece that we are presenting today, we started to make it in Napoli, because there was a big festival a birthday festival of a friend of us, and we did this small piece for this festival, so that's how we started in this country to work together, and we are celebrating 10 years. That's why we are presenting these 3 shows. Do you want to talk about the animals part? Well, wait, I'll translate, so he gathers the idea. In realtà sì, è una piccola retrospettiva, perché c'è il primo lavoro che hanno fatto, l'ultimo lavoro che hanno fatto e in mezzo quello che avete visto ieri, se avete avuto la fortuna di poterlo vedere, che è un po' un lavoro centrale, e tutto poi nasce dall'Italia, da un festival importante a Napoli con un momento di un compleanno, cioè un elemento generativo che parte dall'Italia, e poi ha passato il microfono a Lander per il discorso sul corpo, we can talk about the animals for yesterday, but also the virtuosism of the body language, which is going to be very important per Cascasteo. Ciao a tutti. I think the animals are not a strategy of representing them, but they are an approach of the way that we collect references to integrate in our shows. So we collect the references coming from art, from cinemas, from painting, literature, but then can also be TikTok, can be YouTube, can be animals. So I think the shows, they mirror that, putting humans and animals in the same kind of level. So from there on, we become
becomes obvious that we integrate them in our perspective, let's say. In realtà la presenza degli animali non è una strategia, ma più che altro fa parte di uno dei tanti riferimenti che loro hanno nella creazione dei loro spettacoli. I riferimenti possono essere quelli dell'arte, della pittura, anche appunto le figure degli animali, ma può essere TikTok, YouTube, c'è una ricchissima sorta di fonti differenti a cui attingono. Gli animali soprattutto utilizzati per non differenziarli dagli uomini, per mescolare questi aspetti e integrarlo nella costruzione dei loro spettacoli. And I will go to this, adesso proprio questa questione dei riferimenti, perché almeno due spettacoli che... In English, sorry. No, say now. I'll say for the audience. For the audience, I thought it was No, almeno due spettacoli sono con due riferimenti pittorici, mentre uno è con un riferimento molto interessante di ricerca. So two shows have paintings somehow in their origin, Magritte and Bosch, and another one, Basefado, as a research part, which is also very peculiar. It's like you're doing, it's very strange, a lecture through your show. You're sort of reviving something that existed in the past. It's better than lecture, I also have to say. So these are two different parts and two different way of creating your work. Due modi diversi, perché i due sono ispirati alla lontana a due quadri, uno di Magritte e quello di ieri a Bosch. L'altro, Batefado, è una ricerca su un'antica maniera di realizzare il fado, la danza del fado, che hanno studiato su delle immagini. Non esistono testimonianze visive perché è, diciamo, predata la possibilità almeno di firmarla, anche non ci sono fotografie, e l'hanno ricreata sulla scena. Questi sono due modi molto diversi di creare lo spettacolo, tutti e due. Yes, actually this last show, Batefado, it's a new beginning. It's a different beginning for us. It's true, because I'm a fado singer and I'm very connected with fado. Before I was working with Lander in choreographing, I was already very connected with fado. My family is connected with fado, and a lot of people used to ask us why you don't mixture both universes. And the examples that we had before, they were not pleasant for us. That's what do you mean? The example of mixture between them. You didn't like. Yes, and in the fado field, you almost have a holy sentence that say you don't dance fado. It's like disrespecting fado. Ok. This is very important. Sì, lo traduco subito. In realtà questo è un nuovo inizio per noi Batefado, perché è un incontro col fado. In teoria sarebbe stato molto naturale per lui, perché ha sempre praticato il fado, viene da una famiglia che ha le radici nel fado, è un coreografo ma anche un cantante di fado, ma gli esempi che avevano fino adesso gli hanno chiesto tante volte mescolare il fado con le sue creazioni, con le loro creazioni coreografiche. Non lo hanno fatto per una ragione specifica. Gli esempi che avevano davanti non erano particolarmente avvincenti e felici, e soprattutto c'è una regola non scritta ma molto importante: non si danza nel fado, altrimenti è un gesto, una mancanza di rispetto per questa tradizione così profonda e così antica. And so what did you do? E quindi? So I will just complement what Jonas is saying about these references, these approaches to try to make dance of fado. Why we didn't enjoy is because normally they were mimetizing the same nostalgia as the music, and when you open a book of fado, it starts always with dance, even though it's a small chapter, but it starts as a dance form, talking about in Brazil, in fact. And the descriptions we had were a different type of fado. It was bohemian, it was sexual, it was jumpy, and these started to excite us for this approach of carnavalesque fado. But this is the ancient fado you've been researching. Beginning. Yeah.
E per completare, quello che non gli piaceva delle formule che avevano visto fino adesso era il fatto che le danze sembravano mimare nel dettaglio, con una referenza un po' diretta, le emozioni di nostalgia che venivano dal fado. E invece quando si sono messi a ricercare, soprattutto queste che sono immagini, sono disegni, loro sono partiti da dei disegni, come nella coreografia, no? Antica, delle caricature. Allora da lì hanno cominciato a vedere tanti fado diversi, un fado bohemien, un fado saltato, un fado carnevalesco, un fado sensuale erotico. Tutti questi aspetti li hanno emozionati enormemente e quindi hanno aperto una maggiore possibilità espressiva. And this can be danced. Yes, because all the urban dances from this time and until our days and the urban music, normally they come with a dance like samba, tango, and fado. It was not an exception. And suddenly, by mystery, it just vanished from our country and from our memory. Even the people from fado, they don't know that fado was dance. They are starting to know more now also because of Bat Fado, but they didn't knew that fado was dance. For us, this was, and it was dance by men as a kind of a fight, and by women like prostitutes, and because this was from the very low society, and it was almost not secure to go to listen and to see to dance fado. In the caricature, the biggest offense that you could do to a politician or to the king, it was to representing him dancing fado. Ah, in Brazil, yes. In Portugal. In Portugal. Allora ha aggiunto questo aspetto estremamente interessante, che bacia e fado, bacia è proprio il fatto di battere i piedi, quindi di ballare, è alle origini del fado. E come tutte le altre forme di canto e danza insieme, pensiamo al samba, sono integrati. Cosa è successo? In un modo piuttosto misterioso, a un certo punto questo elemento di danza è stato obliterato, è scomparso, e anche oggi chi vive le radici profonde del canto del fado, che poi anche qui a Spoleto è arrivato grazie alle proposte del festival, non ha più nemmeno una cognizione che il fado è danzato, e invece lo era, però in una maniera molto particolare, perché era danzato nei bassi fondi, con degli uomini violenti, delle prostitute. L'idea di andare a vedere il fado non è che fosse una cosa tanto per bene da fare, tanto è vero che nelle caricature il sovrano a Portogallo, quando si voleva fare la peggiore caricatura, più offensiva, lo si faceva danzare come nel fado. E allora io chiederei come si trasforma questo nel vostro spettacolo, perché i vostri spettacoli sono sempre un po' sorprendenti, sono sempre un po' surreali, non sono degli spettacoli narrativi. How do you transform this in your show, all this? Because your show, from what we have learned, we have seen, for instance, also the things we've seen yesterday are always a little bit surreal. They don't have a narrative element. So how do you integrate this story into your creations, which are so how can I say, so unexpected, so original? But Fado had many phases in the process. The first difficulty was because it was a tapped dance and we never had this contact with this particular technique. We had to learn to tap in order to do this show. Not only learn tapping, but to master a certain technique that is also disassociated with techniques we know as flamenco or jazz, tap jazz. So we had to learn something and already forget it somehow, or make it directed to a singularity that would serve fado. So this was the first difficulty that we found in Bad Fado. La prima difficoltà che hanno trovato è imparare una tecnica di tap dance che non è quella del jazz, non è quella del tap jazz, del flamenco e delle altre forme in cui esiste questa danza. Imparare a gestirla, dominarla e poi dimenticarsela.
And afterwards, and then how we create, after being a bit more comfortable with technique, how we build a show on that. Because of course fados have if we take the musics of fado, they have a specific dramaturgy, which is the beginning of a song and the end. And if we would do a show only with that, would be only a concert. And we wanted to create a hybrid device. In realtà però abbiamo avuto il problema di costruire uno spettacolo, perché il fado segue delle regole, l'inizio e la fine della canzone, una sorta di drammaturgia interna. E se dovevamo seguire questo aspetto avremmo fatto un concerto, noi invece volevamo costruire qualcosa di ibrido. And I think what saved us was actually the descriptions of fado, was the spirits people were living fado. We have a great example of Salvador Mexerico. He was a famous fado dancer, and he had this thing that is quite an interesting coincidence with our work, Cascas de Ovo, that we present today, that he was dancing fado with eggs on the floor, and he was tapping without breaking the eggs, which is the way we start Cascas de Ovo, that we are actually stepping on the eggs. So this idea of opening up the box of the universe of fado was that gave us a door to escape to this dramaturgically already prepared. Allora, come sono riusciti a fuggire da questa gabbia drammaturgica? Si chiama Salvador Mexerico, ispirandosi a un famoso danzatore di fado, Salvador Mexerico. Un aspetto di coincidenza incredibile: in Cascas d'Ovo loro hanno queste uova intorno, vi accorgerete poi vedendo lo spettacolo che cosa succede. Spoiler alert. Esatto. Ma la cosa incredibile è che Salvador Mexerico faceva qualcosa di simile. Lui danzava mettendo delle uova all'inizio intorno a lui e doveva fare questa tap dance senza romperle. È sembrata una coincidenza straordinaria per aprire questa scatola della meraviglia del fado, ma sfuggendo a questa drammaturgia già formata. È interessante, it's very interesting, che noi stiamo facendo una conversazione molto seria sulla ricerca del fado, sulle loro tecniche, per degli spettacoli che sono incredibilmente ironici, divertenti, ma questo perché dietro al loro lavoro, che è così aereo, così anche in alcuni momenti sulfureo, divertente, brillante, spiazzante, c'è un lavoro enorme, e io vorrei chiudere su questo perché abbiamo un po' esaurito il nostro tempo. I was saying that we're having a very serious conversation now, considering how fun, how very amazing and out of the blue is some parts of your job, but this is because there's a lot of work behind. And maybe what you do is so natural that we don't realize, but there's a lot of work behind it. Let's close saying something about this, because people just see what happens on stage and it looks so natural, but it's not natural at all. No, yeah, we were talking about this now. We like to play it and to keep to play with humor and also to have fun in our shows, but we play it very seriously. We like to work on the idea of virtuality, to get the body ready for things that are difficult to do, and we like to have every moment very very planned, like the sequence very connected into. Okay, here we will take out the tapete. He will take out the carpet. He will let this atmosphere to install. Yeah, in the back, the work it's very geek, I could say. No, è proprio così, ne parlavamo prima, noi ci divertiamo, c'è questo humor straordinario, ma in realtà è tutto pianificato nel dettaglio, ogni elemento, tutte le connessioni fra una scena e l'altra sono tutte perfettamente modulate e studiate. Quando si toglie il tappeto, tutti questi aspetti sono pianificati in un modo anche assurdo, un po' diciamo da folli, meticolosissimo. Io direi che abbiamo esaurito il nostro tempo, ci sono altre 1000 domande, vi auguriamo il meglio, spero che Spoleto vi ispiri per questo nuovo inizio con qualcosa ancora di nuovo, per cui tornerete qui, questo ci teniamo tantissimo. Grazie davvero a Jonas&Lander, ma l'appuntamento è con Cascas d'Ovo, il primo lavoro, e Batte Fado, il lavoro ultimo nuovo,
qui a Spoleto, sono due occasioni veramente speciali al chiostro di San Nicolò e a San Simone, il 7 e 9 luglio al chiostro di San Nicolò e l'8 luglio Bace Fado domani. Grazie di essere stati con noi. Grazie davvero.